Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Ogni novembre, puntuale come la polvere sullo scatolo dell'albero di Natale, siamo inondati di notizie inquietanti sull'influenza che sta per arrivare. L'influenza è un'infezione respiratoria che sicuramente non va sottovalutata, ma neanche bisogna farsi prendere dall'ansia o, forse anche peggio, ignorare i giusti consigli perché ormai stanchi di sentirne parlare. In questo video quindi capiamo quali sono le caratteristiche dell'influenza 2024-2025, sintomi, durata, complicanze, cura e prevenzione. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Come appena detto, l'influenza è un'infezione respiratoria causata da una famiglia di virus dal nome impronunciabile, Orthomyxovirus. Questa famiglia comprende 3 generi. Tipo A, la più comune e diffusa perché è in grado di mutare eludendo le difese del nostro organismo, è anche la responsabile delle pandemie. Tipo B, meno diffusa perché subisce minori mutazioni. Tipo C, che non muta ed è quindi poco diffusa perché il nostro organismo la riconosce. L'influenza 24-25, i cui primi casi sono stati registrati in Italia ad ottobre, sarà provocata dal virus AH3N2 che ha avuto modo di farsi conoscere nell'emisfero australe dove l'inverno è appena finito. In particolare abbiamo i dati di sorveglianza forniti dall'Australia, dai quali si evince che questa influenza è stata tra le più forti degli ultimi 10 anni, per cui con moltissima fantasia anche quest'anno l'influenza si chiamerà australiana. Non so se lo ricordi, ma già un paio di anni fa abbiamo parlato del fatto che ogni influenza si potrebbe chiamare australiana, dato che si presenta prima nell'altro emisfero e poi nel nostro. I sintomi dell'influenza di quest'anno non variano da quelli delle influenze degli altri anni, infatti sono proprio questi sintomi caratteristici che ci permettono di capire se si tratta di influenza o di altre infezioni provocate da virus parainfluenzali o altri virus ancora. Si tratta infatti di influenza se presenti queste 3 tipologie di sintomi. Febbre oltre 38 gradi insorta bruscamente. Almeno un sintomo respiratorio, quindi tosse prevalentemente secca, mal di gola, naso che cola, raffreddore e starnuti. E almeno un sintomo di natura generale, quindi malessere, stanchezza, spossatezza o dolori muscolari e articolari. Se una delle 3 tipologie di sintomi non è presente, è molto probabile che si tratti di un'altra infezione di natura virale, quindi una sindrome parainfluenzale, un adenovirus e il mai scomparso Covid in tutte le sue manifestazioni, dalle più lievi alle più gravi. In caso di dubbio, l'unico modo per fare una distinzione certa resta il tampone, del quale la maggior parte delle persone non vuole più neanche sentir parlare, però se si è un soggetto fragile o si è a contatto con essi è importante farlo. Come negli altri anni, l'influenza si trasmette attraverso le goccioline respiratorie, quindi di muco e saliva, diffuse nell'ambiente e sulle superfici attraverso tosse e starnuti. Il raggio di possibile contagio in una stanza è fino a 2 metri ed è possibile che avvenga anche in fase di incubazione, quindi quando non si hanno sintomi. Il periodo di incubazione dura in media da 1 a 4 giorni. Una volta manifestati i sintomi, l'influenza in una persona sana dura circa una settimana e questo è il tempo necessario perché l'organismo inizia a reagire eliminando il virus e quindi determinando anche la scomparsa dei sintomi. Chiaramente questo tempo non prevede l'insorgere di possibili complicanze che sono in realtà ciò che rende temibile l'influenza. In particolare per l'influenza 24-25 la complicanza che sta destando maggiore preoccupazione è l'encefalite, dato che il virus AH3N2 riesce a raggiungere il sistema nervoso attraverso le vie respiratorie. Questa complicanza, come le altre classiche dell'influenza, come quelle respiratorie e cardiovascolari, sono più probabili in soggetti fragili con precedenti patologie e che sono anche quelli più esposti a possibili sovrainfezioni batteriche che vanno a peggiorare ulteriormente la situazione. Veniamo ora al punto più importante: come eliminare il virus dell'influenza. Ebbene, come ogni anno, la cura è il riposo e poi ci si può avvalere di integratori a base di vitamina C, integratori per rinforzare il sistema immunitario oppure farmaci antinfiammatori e antipiretici per contrastare dolori e febbre. Ne trovi una selezione a questo link. In sostanza, quindi, l'infezione deve fare il suo corso ed è assolutamente sconsigliato assumere antibiotici senza la prescrizione del medico.
Infatti, in caso di influenza, che è un'infezione di tipo virale, l'antibiotico non solo non ha alcuna efficacia, ma va ad indebolire ulteriormente l'organismo e può causare fenomeni di antibiotico resistenza. Detto in parole semplici, se prendi l'antibiotico quando non serve, indebolisci te stesso e l'antibiotico. In molti si chiedono quando sarà il picco dell'influenza, ma in realtà in questo senso è possibile fare solo delle previsioni. Molto infatti dipende da quando arriverà il freddo, quanto sarà intenso e quanto durerà. Questo non perché il freddo è il diretto responsabile dell'influenza, ma perché altera significativamente la funzionalità delle mucose respiratorie e costringe le persone a stare insieme al chiuso, aumentando le possibilità di contagio. Come ogni anno, quindi, gli esperti ritengono che il picco sarà probabilmente a cavallo delle festività natalizie. Quindi, se sei un soggetto a rischio, cosa fai? Declini tutti gli inviti? Assolutamente no, vediamo insieme come prevenire l'influenza. L'unico modo per prevenire l'influenza, oltre chiaramente a seguire delle basilari norme igieniche, è effettuare il vaccino, che normalmente viene somministrato tra metà ottobre e fine novembre. Attualmente ne esistono di diversi tipi che vengono scelti dal medico in base alle caratteristiche del paziente. È anche disponibile un vaccino in spray per i bambini dai 6 mesi fino ai ragazzi dei 18 anni. Il vaccino possono farlo tutti, quindi anche una persona che non ha alcuna patologia ma vuole evitare di fermarsi per una settimana per colpa dell'influenza, quindi banalmente per motivi sociali ed economici. Ci sono però delle categorie di persone a cui viene raccomandato e offerto gratuitamente, e sono le persone con più di 60 anni, i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni, donne in gravidanza o subito dopo il parto, soggetti con altre patologie di tipo cronico, quindi respiratorie, cardiovascolari, ma anche il diabete oppure deficit del sistema immunitario, e infine a lavoratori di categoria a rischio come gli operatori sanitari o di polizia. Se hai intenzione di effettuare il vaccino, anche se non rientri in queste categorie, parlane comunque col tuo medico. Abbiamo visto quali sono le principali caratteristiche dell'influenza di quest'anno, come curarla e prevenirla. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.